Comunque pedalare sotto sto caldo, bello perché è bello, però forse un tuffetto in piscina lo potrei preferire. Signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video dal Vietnam. Stamattina facciamo un tour che si chiama My Son. Adesso ve lo spiega bene Franci. Il nostro ticket non è incluso, dammi il portafoglio. Spiega anche che Oggi andiamo a vedere le rovine di un tempio induista, poi andiamo a mangiare e poi andiamo a fare un giro in bicicletta nei dintorni. È molto bello perché siamo arrivati super presto e non c'è nessuno. Grande disapprovazione per me, si cammina, non si prende la motoretta tipo Jurassic Park. momento trenino. Io invece sono molto contento. Purtroppo questo sito è in parte distrutto perché gli americani, convinti che i Viet Cong fossero in questa zona qua, hanno bombardato e quindi da 70 templi che c'erano adesso ce ne sono soltanto più 20, però è super affascinante, ragazzi. A Giano piacciono tantissimo gli spettacoli con i balletti locali. Momento teatro. Ok, abbiamo visto il balletto di cui vi ho mostrato un piccolo estratto. Volevate vederlo tutto? Adesso continuiamo il giro della rovina. Per voi. So in here they have a temple here, the gate there, and the meditation house there. So now we get inside. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Allora, non è male, ragazzi, c'è un casino di gente. Dovete arrivare ancora prima. Sì. Noi siamo arrivati alle 8:30. Troppo tardi. Fa un botto di caldo perché oggi è una bella giornata. E quindi non protestiamo. Che dovrebbe essere una bella notizia, ma quando c'è il sole pieno, praticamente vi mancano un po' le nuvole. Ma quindi quando si mangia? Ora al ritorno sono felice di prenderlo. Ma che bello, ragazzi, quando c'è la navetta e ti rinfresca l'ascella. Mi sono appisolato nel viaggio di ritorno, ma la bella notizia è che è il momento di mangiare. Ci siamo fermati in un posticino non meglio identificato, che fa parte del tour. C'è del riso, della frittatina, questi qua credo che siano i Morning Glory. Questo credo che sia maiale, così a occhio, ma non ne sarei troppo sicuro. No, questo è beef. Beef. E questa è una zuppa di maiale e peperoni? Cos'è? Ananas. Ci facciamo il nostro piattino di riso e Morning Glory, ma ci aggiungiamo anche un pochino di carne. Franci, che hai fatto? Una macedonia? Sì, esatto. Non è ananas, ma non ti saprei dire cos'è. Non ha sapore. Come non ha sapore. Non ha sapore, è decorativo. Adesso, ragazzi, succede, scatta la Coppa Cobram, una rinfrescante pedalatina sotto il sole del Vietnam per quelle 2-3 ore, insomma. Tutti a nichelino. Partiti! E in sella la bersagliera. Mi stavano già mettendo sotto. Ah, però una sbiciclettatina in Vietnam ci sta, eh. Si prende un po' d'aria, si vede un po' di panorama. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. Tenta la volata! Yes, mi ha già rimesso al mio posto che sto facendo troppo il gradasso. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Have some tea, guys. La cosa più bella è il tè freddo che ci ha portato la signora. Tea is very nice in Vietnam. People drink it a lot. So now see what she's doing and then your turn. Poi Franci lo fai tu. Ok, lo faccio io. You see they store the skin of the rice, the husk. Qua utilizzano tutto, utilizzano la skin del riso per fare il fuoco. Quando diventa cenere la utilizzano come fertilizzante. E qua vediamo come si fanno i noodles di farina di riso. Yeah. Xin mời. Perché la signora non lo sa che Franci ieri ha fatto il corso di cucina vietnamita, è una professionista. Prosegue il nostro viaggio in bicicletta finché ce la facciamo. Bye bye. Hello. Molto carina, raga, questa passeggiata in bicicletta. Chiaro, bisogna fare delle pause ogni tanto, se no impazzite sotto questo sole.
Sin ciao! Ecco, io oltre il sin ciao coi bambini non so andare. Anche perché ci spiegavano che questa lingua praticamente ha tantissimi toni di vocali. Quindi se tu dici, che ne so, la sillaba K, a seconda di come la dici, vuol dire 18 cose diverse. E quindi ci ho rinunciato, raga. Io provo a dire le parole come le sento su Google Translate, ma non mi capisce nessuno. Mi sa che abbiamo perso Franci. Ah no, sta arrivando. Tutto ok? E scatta davanti! Ragazzi, qua rincorsina, se no il ponte lo vedo un po' troppo aggressive. Dal rumore che faceva sto ponte sembrava potesse cadere da un momento all'altro. Mi arriva anche Franci tutta intera e mi arriva anche la guida. Anche oggi un po' di mazzo ce lo siamo fatti, eh. Sempre farsi un po' il culo in vacanza. Divertirsi, ma farsi anche un po' il culo. Maybe you don't wanna know, you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Nuovo stop. Ok, adesso che si fa? Si va a vedere come si fanno i materassini, se ho capito. I materassini? Non lo so, Materassini entriamo. ad acqua? Entriamo. Quelli per andare in piscina? Ci fanno vedere come si fanno i tappeti di paglia. This material is from the field. See? It's really soft and flexible like grass, but it's really stronger than the grass. 2 meters long. Un materassino loro lo vendono a $2. Sono delle stuoie di fatto, perché poi loro ci dormono sopra, non hanno il materasso, ma hanno queste stuoie e sotto c'è direttamente il legno, quindi è una roba per noi impensabile da dormirci su, loro invece ci dormono da quando sono nate praticamente. Si fanno un mazzo tanto per farle, le fanno di diverse colori e diverse fantasie e le vendono a $2. Ci mettono 2 ore per farne una, io ci metterei tipo un mese e mezzo. Ah no, ho detto una cagata, in un giorno mi dice Franci ne fanno 2. Poi un tizio passa, le raccoglie tutte, gliele compra $2 al pezzo, va in città, le vende, diventa ricco e adesso credo che sia miliardario. Franci non si è neanche sudata. Abbiamo provato a migliorargli un po' il business model, ma non ci siamo riusciti. Mi ha detto, cazzo, vendetegliela un po' di più. No, perché poi se noi alziamo gli altri non alzano. I don't wanna waste my time, no. Ciao fratello! Allora ho deciso che tengo la GoPro accesa finché ne ha e poi tornato a Milano la butto via perché mi si spegne e non si riaccende più sta maledetta. Nel frattempo vedete alla vostra sinistra e alla vostra destra campi di riso pronti per essere raccolti. Comunque pedalare sotto sto caldo, bello perché è bello, però forse un tuffetto in piscina lo potrei preferire. Allora, cosa fa lui? Dalla conchiglia lima tutto, dopodiché lo mette in acqua, lo pressa. Una volta che sono fogli fini può intagliare, fare il disegno che vuole e inserirlo nel legno. Si mette a intagliare il legno di modo tale da fare lo spazio per incollare la madreperla. Mica è finita qua, raga. Dopo che hanno incollato devono scartavetrare tutto. Quando è liscio devono intagliare di modo tale da fare i dettagli, tipo vedete l'uccello con le piume eccetera. Ecco, una cosa del genere più o meno ci ha messo 5 giorni e costa sui $120 americani. Qui parliamo di prezzi più alti sia perché il lavoro è più cazzuto e sia perché sono i soli a saperlo fare in tutta Hoi An. This is chia fruit wood. Sì, le dita del piede ci sono ancora tutte. Ci ha staccato un pezzo di scheggia dal tronco di albero che sta lavorando ed è profumatissima. Balsamico un po' di anice, Cioè, buonissimo. ci farei un tè. Io invece proverò a metterlo nei nostri zaini per vedere se riusciamo a eliminare la puzza mortale. Questo è un pezzo finito del negozio, abbiamo chiesto il prezzo per curiosità sui €600. In caso vi servisse ovviamente fanno anche le barche. Quindi tour finito, siamo tornati nel nostro homestay che stiamo per salutare nuovamente per andarcene via. Arriverà una macchina che ci porterà all'aeroporto di Da Nang dove prenderemo un aereo per Ho Chi Minh, detta anche Saigon per gli amici, e ci facciamo un paio di giorni lì. Devo dire siamo stati molto bene dalla signora che ci ha trattato benissimo. Trovate come al solito in descrizione tutti i posti dove dormiamo, quindi anche questo. Ci siamo fatti
sti 15 km di bici, puzzo come dopo diverse ore di ginnastica. Il nostro tassista ha delle fantastiche statuette, non vedo, non sento e non parlo, e poi c'è la prima a sinistra che non abbiamo identificato, tipo mi faccio i cazzi miei. Arrivati all'aeroporto di Da Nang, siamo leggermente in anticipo, ma siccome non abbiamo cenato, siccome sull'aereo probabilmente non ci daranno nulla perché la tratta è breve, e siccome a Ho Chi Minh arriviamo molto tardi, Burger King piccolo piccolo, proprio, ma che poi non succede mai più, è proprio una tantum. Però raga, all'aeroporto questo c'è, quindi solo panino senza menù, secondo me è uno strappo alla regola che ogni tanto ci può stare, basta che non diventi un'abitudine. Dove ci eravamo lasciati che non mi ricordo più? Ci eravamo lasciati all'aeroporto, eravamo a Da Nang, stavamo per prendere un aereo per Ho Chi Minh. L'abbiamo preso è atterrato, tutto bene. Abbiamo preso il taxi, non ci siamo fatti scammare. Usate l'app di Grab che non mi dà una lira per dirvelo, ma è veramente quella che vi salva, quella che vi tira le castagne. Scaricatela. Detto questo, siamo in un ostello abbastanza lurido come piace a noi, ma la cosa importante è che abbiamo la stanza tutta per noi, con anche possibilità di un ospite in più, e non nel dormitorio, perché io con quelli che russano non riesco a convivere. Sotto c'è un gran casino perché c'è il ristorante. Aspetta, fagli sentire il casino, giusto perché capisco. Lo sentite il casino del ristorante da sotto? Ti apro la porta. Questo più o meno è il delirio vietnamita che arriva da sotto, ma chi se ne frega, io dormo lo stesso. A me quello che non mi fa dormire è quello che russa, non quello che fa casino nel ristorante. Con lui io faccio amicizia, non c'è nessun problema. Siamo in una zona piuttosto centrale di, qua si apre la finestra, di Ho Chi Minh City, ve la faccio vedere. Questa è la situa, siamo in piena zona backpacker hostels, dove vanno a dormire quelli che vogliono fare giovani come noi. Io adesso come la convinco Franci che vorrei farmi una doccia al volo e uscire un attimo e vedere cosa c'è. No, perché lei tra tipo tempo che io finisco questa chiacchierata con voi lei dorme, quindi ora bisogna trovare il modo per farla uscire e andare a fare un giretto qua nei pressi e magari mangiucchiare qualcosa. No, I don't wanna waste my time.